Quella notte Carl incontrò il suo destino e io il mio, quasi. Dicono che quando uno incontra l'amore della sua vita il tempo si ferma. Ed è vero. Quello che non dicono è che quando il tempo si rimette in moto va a doppia velocità per recuperare. Cinemood, 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 da. Ciao, benvenuto a questo nuovo episodio della rubrica Cinemood, dove parliamo di Big Fish, il film che affronteremo nel prossimo cinecoaching di gruppo della membership Quiet Circle, appunto, che si chiama Cinemood. Questo appuntamento dove insieme andiamo a lavorare su un film per la propria crescita personale, la propria evoluzione comoda. E Big Fish è un film fantastico del 2002 di Tim Burton, uno dei suoi film che preferisco. Sono andato a rivederlo quest'estate ad agosto in Piazza Maggiore, dove c'è la rassegna di film proprio in piazza, no, all'aperto, in lingua originale, e devo dire che l'atmosfera è stata veramente bellissima e il film è stato veramente commovente e tutti piagnucolavano al buio della notte, compreso me che poi sono andato a casa singhiozzando, perché è un film veramente molto poetico, molto commovente, e non che ci voglia molto a commuovermi in realtà, però diciamo che questo insomma è veramente fatto bene, poi eh, una poeticità, una sensibilità veramente fantastica. Tra l'altro ehm, Tim Burton è subentrato a Steven Spielberg nel realizzare questo film e è arrivato proprio vicino al lutto dei suoi genitori, e il film, una delle tematiche è anche quella del lutto, non solo. La tematica che più mi interessa rispetto a questo film è sicuramente il valore dell'immaginazione, il tema dell'immaginazione, il tema della narrazione fantastica, dello storytelling, diremmo così, comunque che fa parte delle tematiche di Tim Burton, sicuramente tra i suoi film che preferisco c'è Edward Mani di Forbice, ad esempio, quindi da cui ci sono, con cui ha tante cose in comune che si sovrappongono, e poi c'è questo personaggio appunto che va a incarnare un po' l'archetipo del trickster, del giullare, diremmo noi. Questo personaggio che è ambivalente, non è né buono né cattivo, ma incarna delle caratteristiche, tra cui quelle dell'essere uno che rompe gli schemi, che pensa in maniera eh, diversa, che porta il suo punto di vista molto netto, molto chiaro nel raccontare la realtà, e quindi nel non andare a vedere che le cose sono, i fatti sono in un certo modo, ma che la verità narrativa ha un valore molto più importante anche per il superamento del cinismo. Tra l'altro mi ricorda anche un po' un filone come quello del barone di Munchausen, dove appunto anche lì, diciamo, sia ci sono gli stessi archetipi, sia ci sono queste avventure iperboliche che in qualche modo riescono a dare un senso, a colorire la vita, a essere fonte di gestione dei vissuti anche difficili
che si possono avere nella propria vita. Quindi un film veramente bello, anche romantico, quindi ha tantissimi aspetti, veramente tantissime sfumature e simboli, per cui se vorrai partecipare con noi a questo cinecoaching, se sarà in tempo, se no ci sarà la registrazione e poi il prossimo mese ci sarà il prossimo film, quindi se vuoi sapere di più puoi registrarti nella membership Quiet Circle, www.quietmood.academy. Una citazione per chiudere dal film di Big Fish. Vi è mai capitato di sentire una barzelletta così tante volte da dimenticare perché è divertente e poi la sentite di nuovo e improvvisamente è nuova e vi ricordate perché vi era piaciuta tanto la prima volta? A furia di raccontare le sue storie, un uomo diventa queste storie. Esse continuano a vivere dopo di lui e così egli diventa immortale. Will Bloom, che è appunto il protagonista del film. Un saluto dal dottor Emilio Gerboni e ci vediamo al prossimo episodio della rubrica Cinemood. Ciao! Cinemood, 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 da 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 da.